Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, il video che andiamo a fare oggi è un video particolare che ti fa mettere l'attenzione sulla verità. Vi chiedo di guardare questo video da uno stato di non mente, e cioè ergervi al di sopra del giudizio del bene e del male. Questo è quello che vi suggerisco sempre, ma soprattutto in questo video dove voglio analizzare quali sono i tuoi veri sentimenti nei confronti della persona a cui pensi. Può essere anche che tu ti riferisca a una persona di un tuo passato remoto, perché come sappiamo vige sempre l'eterno presente. Le emozioni che tu puoi provare adesso rispetto a un evento del passato riporta l'evento in auge e quindi è l'emozione che determina il tempo dell'evento. Quando senti un'emozione adesso rispetto a un evento del passato, siccome è l'emozione che denota l'evento, tu lo stai vivendo adesso. Quindi vi chiedo di vedere questo video da uno stato di non mente, e cioè col cuore aperto, perché quando noi additiamo contro l'altro, abbiamo il giudizio, è difficile vedere la verità, è quasi impossibile. E quindi oggi, affinché possiamo andare a scardinare qualcosa di importante, vi chiedo di fare questa esortazione. Io chiedo al mio sé superiore di aprire il mio cuore mentre guardo questo video. Io chiedo al mio sé superiore di aprire il mio cuore mentre guardo questo video. Io chiedo al mio sé superiore di aprire il mio cuore mentre guardo questo video. Così che state tranquille che guardate il video da uno stato di non mente, senza giudizio. Poi l'informazione che deve arrivare arriva. Ma io mi auspico sempre che voi facciate questo, vi possiate ergere al di là del bene e del male, che sono giudizi mentali, no? E i giudizi mentali fanno parte del nostro sistema di credenze che è viziato da una morale corrotta. Noi diciamo questo è giusto, questo è sbagliato all'interno del sistema in cui siamo. Un secolo fa quello che era giusto o sbagliato adesso era diverso. E quindi, come vedete, i nostri giudizi cambiano in base alle epoche. E siccome stiamo vivendo delle epoche nelle ultime epoche che non sono per niente a favore dell'etica morale, dell'etica naturale, ma a favore di un'etica morale, e siccome la morale è corrotta, noi andiamo incontro a un'etica naturale, alla bellezza estetica. Bellezza estetica intesa come bellezza naturale. Quindi, quali sono i tuoi veri sentimenti nei confronti di questa persona? Ok. Allora, abbiamo prima variante e seconda variante. Prima variante del cuore, seconda variante della stella. E partiamo dalla prima variante. Allora. Quali sono i tuoi veri sentimenti nei confronti di questa persona? Ci facciamo un'analisi dettagliata, Allora, partiamo con gli archetipi. I tuoi veri sentimenti nei confronti di questa persona. Distruzione. Qua è arrivato un cambio con questa persona. Questa persona ti sta portando un cambio epocale, direi, nella tua vita emozionale e anche nel tuo approccio alle cose. Deja atrás, lascia indietro quello che è potenzialmente distruttivo, preparati per una nuova vita. Allora, diciamo che questa persona ti ha portato un cambio distruttivo, distruzione del vecchio. Distruzione del vecchio che ha a che fare con vecchi sistemi di credenze, modi di pensare obsoleti, che non hanno niente a che vedere con la bellezza etica naturale.
Quindi diciamo questa persona ha distrutto un modo d'essere per dare vita a una nuova vita. Vediamo un po', ti ha portato un cambio, ovviamente siamo a migliaia e quindi, ok? Io dico quello che canalizzo in quel momento ed adattare a più circostanze. Magari la persona è conosciuta da poco e stai andando incontro a una nuova vita, facendo i conti con le situazioni vecchie che ti stai staccando da dosso. Ok, adesso voglio andare a vedere. Mettiamoci i Sefirion che vanno proprio chirurgici. Allora, cosa provi veramente per questa persona? Vediamo a che grado evolutivo sei della tua connessione col divino, perché sappiamo, come vi ripeto sempre, che ogni persona che incontriamo ha come obiettivo portarti sempre più vicina al tuo grande amante che è il tuo sé superiore, cioè al contatto col divino, all'amore con Dio, all'amore. Ossia, ogni persona che incontri è una maschera del divino. È una maschera del divino. Cioè attraverso quella persona il divino si maschera affinché tu possa sviluppare sempre di più la fede nell'amore. La fede nell'amore per il tuo sé superiore attraverso disastri, situazioni anche sgradevoli, no? Andiamo a vedere cosa provi veramente per questa persona. Cosa provi veramente? Qual è la vera verità? A che punto siamo dell'evoluzione col divino? Cosa provi veramente per questa persona? Quale regno di posizionamento abbiamo? Cosa provi veramente per questa persona? No, sono cadute tutte e due. Eccola. Vediamo che regno è. Siamo nel regno delle paure, dei condizionamenti, del regno egregorico. Allora, siamo nel regno egregorico, quindi il regno della morale corrotta, dei condizionamenti del nostro caro psicopenitenziario in cui siamo invischiati. Vediamo a che grado di posizionamento siamo. Quindi è possibile molti di voi stiano avendo rancore, rimorso per questa persona, rimorsi, rancore, arrabbiatura o avete rimorsi del passato se state conoscendo una persona nuova, paure, tutte queste cose qua fanno parte del regno egregorico. Vediamo un po' cosa provi veramente per questa persona. Cosa provi veramente per questa persona? A che regno, qual è la carta di posizionamento del regno egregorico? Sottomissione. Ok, è saltata da sola, come avete visto, eh? Allora, sottomissione all'ego. Rivendica il tuo spazio vitale, la tua posizione, la tua volontà. Il tuo ego ti sta distruggendo o ti ha distrutto, ok? Meraviglioso, dovete dire. Meraviglioso che hai fatto tu il lavoro al posto mio. Allora qua c'è l'ego, il piano mentale, la parte razionale, l'iperrazionalismo che ti sta sottomettendo. Sei sottomessa o sottomesso alla parte iperrazionale, quella che giudica, quella che non vede nell'altro la manifestazione del divino, quella che non vede nell'altro che ti dà una distruzione la manifestazione del divino. Che cosa succede quando l'altro arriva a manifestarti una distruzione, un dolore abissale? Ve lo spiego tante volte. Succede che quel dolore abissale, quell'emozione era necessaria. Era stata scritta sin dalla notte dei tempi che tu la vivessi. E si è ripetuta per centinaia di incarnazioni. Dove sta la differenza? Come puoi fare la differenza adesso per non ripeterla più? Wow! Io ti ringrazio per questa distruzione. Io ti ringrazio per questo malessere. Io ti ringrazio per questa vibrazione che sto sentendo. Non diamo nemmeno la connotazione di malessere, perché comunque è un giudizio.
Io ti ringrazio per questa poetica distruzione. Allora tu, appena dici questo, e lo senti nelle cellule, perché sai che è il divino che l'ha voluto, tu cambi la storia. La storia si riscrive, la storia della tua vita si riscrive, non solo il destino della relazione. Se stai pensando a una persona con la quale c'è stata una grande sofferenza, con cui adesso non siete in relazione, affinché stai cercando una persona nuova, per esempio, ok? Devi essere all'altezza di quello che accadrà, per non ripetere lo stesso ciclo. Come lo fai? Wow, bellissima la distruzione! E lo ripeto. Quindi qua siamo in un momento in cui tu stai provando una distruzione per la sottomissione all'inconsapevolezza, direi io, più che ego, più che mente razionale. Perché la consapevolezza, come la conoscenza, che rende l'uomo libero. Quindi tu sei profondamente sottomessa al volere della parte razionale. Adesso con la mente poetica, con un altro approccio, tu mi ribalti la situazione. Rivendica il tuo spazio vitale, la tua posizione e la tua volontà. Io voglio essere all'altezza di questa sofferenza. Quando tu dici io sono all'altezza di quello che mi sta accadendo, allora tu integri il favore del Dio che ti sta manifestando quell'evento. D'accordo? Quindi non è la prima volta che state affrontando queste dinamiche. E quindi adesso, per fare un punto a capo e cambiare davvero la storia della tua vita, devi fare come ti ho detto adesso. Va bene? Quindi rispetto alla domanda cosa provi per questa persona, rispetto a questa sottomissione, rispetto al sentirti schiacciata dalla tua parte razionale, che è, dire solo parte razionale non è esaustivo. Direi che è come se, come vi dico sempre, Dio o ti accompagna o ti trascina, o ti accompagna o ti asfalta, perché la mente razionale non può vincere su un evento che è un evento, è ente, entità, Dio, divinità. Quindi la tua parte razionale non può vincere su quello. Siccome ci hai provato per tante incarnazioni a farlo, ci abbiamo provato tutti, fino a quando abbiamo capito che gli eventi sono già voluti dalla notte dei tempi, quello che accade, e la tua mente razionale non può farci niente, è come se ti sentissi vittima degli eventi. Allora, cosa fa la differenza tra vittima e mago? Il mago è colui che include l'evento perché è funzionale al suo scopo. Quando tu includi gli eventi, non ti ricapitano più e i tuoi desideri iniziano a prendere la strada del successo, perché tutti i desideri che noi abbiamo sono la misura di quello che tu devi diventare. Tra l'espressione del desiderio e il conseguire l'obiettivo ci sono delle prove. Queste prove hanno a che fare con i venti del karma che ti servono a forgiare le armi spirituali. Quando tu dici sì all'evento ai venti del karma, all'evento, a quello che accade, allora i tuoi desideri si velocizzano. Altrimenti tu hai sempre gli stessi desideri per incarnazione in incarnazione e non riesci mai a conseguirli. Perché? Perché devi dire sì alla sfida che ti si propone. Sì significa inglobare tutto l'evento di dolore, di tristezza, di distruzione. A cosa ha fine? Qual è il fine della distruzione? Distruzione di vecchie credenze che hanno a che fare con il tuo continuare a dire no agli eventi, non voglio questo, fa male, è brutto questo, è brutto, secondo il giudizio che la nostra mente corrotta ci fa dare. Allora io ho iniziato a realizzare i miei desideri più grandi quando ho iniziato a dire sì. Sì, ok, sì, lo voglio, sì, lo voglio, sì, lo voglio, perché sapevo che
gli eventi che accadevano erano divinità che arrivavano a forgiare le mie armi spirituali rispetto ai desideri che volevo realizzare. Ok? Quindi abbiamo detto un bel po' di cose adesso, no? Ok, adesso voglio vedere rispetto a cosa provi tu per questa persona. Allora, mettiamoci queste. Anzi, dove stanno le carte quelle altre? Eccole. Allora, cosa provi tu per questa persona? Abbiamo detto, ripeto un bel po' di cose adesso. Qual è la tua energia nei confronti di questa persona? Qual è la tua energia nei confronti di questa persona? Energia attuale. La torre, guardate come si parlano, torre, torre. Qua c'è stato un cambio molto forte, un qualcosa di inaspettato, inevitabile. E qual è la simbologia della torre? La torre è qualcosa di destinico, voluto dal karma, che arriva ed è inevitabile affinché tu possa progredire. Qua c'è una rottura, una situazione forte. Ok. Vediamo quali sono i tuoi pensieri. Vedi 8 di coppe, 9 di spade. Mi sta parlando qua che c'è stato un allontanamento, paura, allontanamento. Ok. Quali sono? Guardate come vogliono uscire. Allora, i tuoi pensieri nei confronti di questa persona, quali sono? 6 di spade, infatti tu te ne vuoi andare o te ne sei andata, vuoi stare più tranquilla. Allora ragazze, molte di voi qua se ne sono andate da una relazione molto difficile. Affinché tutto ciò non capiti più, va bene? Fate quello che vi ho detto, d'accordo? Perché i tarocchi ci servono proprio a vedere qual è la realtà delle cose, quello che può accadere potenzialmente secondo un karma, per andare verso il dharma. Qua molte di voi hanno lasciato una situazione, vogliono stare tranquillo, c'è stato un allontanamento, no? Proprio perché per i vari motivi. E affinché questo non capiti più e si fermino i venti del karma, è necessario fare questo accolgo, accolgo. Ok. Allora, vediamo cos'hai nel cuore tu. Cos'hai nel cuore per questa persona? Nel cuore tu per questa persona c'è l'asso di spade e l'asso di bastoni, vedi? Il tuo cuore vuole un'opportunità con questa persona. Il tuo cuore, ora ti dico questo, vuole, ascoltate quello che vi dico, al di sopra del bene e del male, del giudizio. Il tuo cuore vuole a un asso di bastoni. Il tuo cuore sente un impulso a un'opportunità, ad avere un'opportunità, grazie a qualcosa che è accaduto, che ha rotto delle vecchie barriere. Il cuore sta gioendo per quello che è accaduto. Mi spiego? L'eremita, ci pensi, vediamo un po'. Vediamo un po' rispetto sempre a cosa provi tu per questa persona. Asso di bastoni, 4 di spade. In questo momento vorresti un'opportunità, ma c'è silenzio, oppure vuoi riposare? È un momento di convalescenza. Il cuore vuole un'opportunità, ma c'è silenzio, oppure vuoi riposare, oppure c'è un fermo funzionale affinché tu possa prendere le forze. Però il tuo cuore sta sgorgando qua, eh? Vedi la morte, è arrivato un cambio, una chiusura, limiti, ok. Analizziamo il blocco tuo, l'abbiamo già visto qui. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi rispetto al tuo blocco nei confronti di questa persona. Qual è il tuo blocco nei confronti di questa persona? O rispetto alla situazione, alla relazione? Il novizio, questo è il cavaliere di coppe. Avanzamento d'amore, non c'è avanzamento d'amore. Sì, è come se fossi in un frullatore adesso emotivo, no? Il cavaliere di coppe al blocco proprio che non c'è avanzamento d'amore. La morte, non arriva ancora il cambio, seppur il tuo cuore vorrebbe un'opportunità.
nel qual caso tu coscientemente, perché hai il 6 di spade qua, vuoi stare tranquilla, non vuoi avere più contatti con questa persona, però il tuo cuore c'è l'asso di bastoni, eh? Ecco perché ti ho detto guarda questo video senza giudizio, perché ti dico la verità. E quest'asso di bastoni non significa necessariamente tornare con questa persona se questo è il tuo caso, ma significa far compiere nel modo giusto il destino della relazione, affinché queste dinamiche non si riperpetuino e non si ripropongano in un'altra relazione. Come si fa? Allora tu devi dire a questa persona, consapevole del fatto che è stata strumento del divino, questa persona, devi dire: io ti amo, io ti benedico e nell'amore ti lascio andare. Va bene? Nel caso non volessi ripetere con questa persona, avere un'altra storia con questa persona, ok? Così ecco perché il tuo cuore vuole compiere il destino della relazione. Va bene. Fammi vedere adesso. Questo per chi non vuole più questa persona qui, però deve far compiere il destino della relazione affinché non si ripeta più il regno egregorico, il karma, i venti del karma si frenino. Ok. Vediamo un po', rispetto ancora a te nei confronti di questa persona, quali sono le tue intenzioni nei confronti di questa persona? No, qua c'è l'asso di coppe. Tu vuoi assolutamente un'opportunità con questa persona. Bene, ok. Allora, tu vuoi un'opportunità con questa persona. Benissimo. Integra il karma, come ti ho detto di fare. Qua probabilmente ci sono degli impedimenti in questo momento. C'è stata una distruzione, la scoperta di qualcosa. Qualsiasi cosa sia accaduta, integra. D'accordo? Ok. Vuoi la riconciliazione, 3 di coppe. Qua c'è il Elder di coppe, questo è il re di coppe. Vediamo un po' energia tua finale nei confronti di questa persona. Il matto. Stai affidandoti alla vita, stai affidandoti agli eventi, stai dicendo sia fatta la tua volontà, Dio, ok? E questo è il giusto approccio. Quindi, avendo analizzato come anche fare, adesso andiamo a vedere questa persona nei tuoi confronti. Allora, vediamo un po' questa persona nei tuoi confronti. Allora, qual è l'energia attuale di questa persona nei tuoi confronti? Anche questa persona ha l'asso di coppe, ragazze mie, ragazzi. Qua ci sono 2 assi di coppe, entrambi volete amore, volete darvi amore l'uno con l'altra. Entrambi, d'accordo? Ok. Vediamo quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti. Tu hai il 6 di spade, quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti? Il 3 di denari. Questa persona vuole intendersi con te. Questa persona ha intenzione di fare dei piani insieme, mettersi d'accordo, costruire le basi per qualcosa. Vediamo un po' cosa ha nel cuore questa persona per te, cosa ha nel suo cuore. Questa persona è innamorata completamente, c'è il 10 di coppe, ragazze, e ragazzi, ok. Quindi qua c'è una persona, 10 di coppe, vuole amore con te, disposta a venirsi incontro, vuole darti amore, vuole darti tutto col 10 di coppe. Alcune di voi siete voi che avete dato un fermo a questa relazione, per come stanno uscendo le carte. Ma in un senso o nell'altro ti è uscita a te che stai guardando queste carte qui. Quindi affinché una relazione sia sana, integra, fruttifera, ti avvicini sempre di più all'amore col divino, dobbiamo fare questa inclusione che abbiamo detto, ok? Vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti. Gli amanti, fare questa scelta.
Gli amanti mi parla di scelta, no? Un dilemma amoroso. Come faccio nei tuoi confronti, dice questa persona. Forse perché sei tu a frenare. Un dilemma amoroso, però questa persona ha proprio dell'energia potentissima. Sei tu che è l'energia più particolare, ecco, più per lavorarci su, insomma. Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Questa persona ha molta paura, c'è un 9 di spade, è spaventata. Tu hai l'asso di coppe, questa persona ha paura di fare un passo, vedi la scelta d'amore. Le intenzioni, c'è un po' di paura a fare questo passo. Vediamo un po' quali sono le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti. Ti parlerà assolutamente col cavaliere di spade, volto a dirti voglio tutto questo. Ok. Vediamo un po' l'energia finale di questa persona. Cavaliere di coppe. Si dichiara a te, si apre il suo cuore. Mi raccomando, ragazze mie, questa è una stesa bellissima. Nella misura in cui noi andiamo incontro al nostro amore, alla nostra all'amante col divino che si incarna in ogni persona che incontriamo, allora qua mi raccomando, non sottometterti più, non essere più vittima di quei pensieri limitanti che hanno a che fare con l'iperrazionalismo, con il giusto e sbagliato, con la morale corrotta. Apri il tuo cuore con il matto, d'accordo? Ok. Vediamo un po' con i miei oracoli lui-lei. La verità di questa persona nei tuoi confronti qual è? Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei li trovate sotto all'info box in descrizione. Qual è la verità del cuore di questa persona nei tuoi confronti? Che ti ho detto? Guardate se poi non si parlano tutte come una grande storia. Ti sto aspettando. Questa persona sta aspettando te e si evinceva già da tutta la storia che ci hanno raccontato. Ora, alcune di voi potrebbero dire, ma non è vero, non sto aspettando, non mi sta aspettando. No. Ti ho detto di guardare questa stesa non con gli occhi della mente, ma con gli occhi del cuore. Energeticamente si fanno i giochi, non con la mente razionale. Qua tu mi devi includere quello che stai provando a livello di distruzione, di mancanza di fiducia, di sottomissione all'ego, di sottomissione, di essere vittima dell'evento. Devi diventare mago creatore. Come fai? Io ti accolgo emozione, io ti benedico emozione. Perché questa persona sta aspettando te. Fatto questo, c'è uno sblocco che ne vale la pena. D'accordo? Mettiamoci due altre carte. Consiglio, vediamo cosa dicono gli Angelion. Sacra unione, ierogramma interiore, nozze alchemiche. Allora, questa è la carta che mi parla dell'unione tra te e il divino, il tuo sé superiore che è il tuo grande amante, come vi ho spiegato nei video, nelle puntate dell'amante risponde, e soprattutto che questa persona ti sta portando, ti sta avvicinando all'unione con Dio. È una stesa bellissima. Quindi, ragazze mie e ragazzi, è stata una lettura bellissima e molto profonda. Mi auguro di avervi supportato nel percorso. Io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante della stella. Allora, cosa provi tu veramente per la persona a cui stai pensando? Ripeto, guardate questo video proprio da uno stato di non mente. Io vi dico la verità attraverso le carte, che leggono il karma potenziale e il dharma, in modo tale che raccontando la storia voi possiate fare clic 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 e aprirvi alla consapevolezza, che è la strada di connessione con il divino. Ogni persona che incontrate ha come scopo, è una maschera, ogni persona che incontrate del divino, è una maschera del divino che si incarna in quella persona affinché tu possa, attraverso le varie vicende,
avvicinarti sempre di più all'amore del divino, alla fede. Ok? Allora, andiamo a vedere qual è la tua energia nei confronti di questa persona, della persona a cui stai pensando. Come la stai vivendo la situazione? Vediamo. Cosa provi veramente tu per questa persona? Vediamo qual è la verità. Al di là della tua mente, dei concetti razionali, giusto e sbagliato, secondo la morale corrotta, al di là di questo, qual è la verità? Cosa provi veramente tu per questa persona? Martire. È come se qua dice apprendimento della naturalezza trascendente del servizio a noi stesso è una causa. È come se ti fossi votata alla causa verso questa persona. È come se ti fossi votata al... Qua c'è una persona che è libera nell'aria. E qua è possibile che l'aspetto in ombra sia l'addizione all'autocompassione, no? Cioè, alcuni di voi con questa carta qui del martire sento una sensazione di vittimismo a volte. Noi stiamo qua a trascendere i veli dell'illusione, da vittima a diventare mago creatore, cioè a ricordarti che tu puoi scegliere di essere o vittima o mago. Allora, qua il martire mi parla di essere devoto a questa persona. Attenzione al vittimismo, però. Perché quando noi diamo, non dobbiamo dare, l'obiettivo non è la persona. L'obiettivo è quando tu dai alla persona, stai dando al divino. Ok? L'obiettivo è il senso di quello che la relazione ti sta portando all'interno. E siccome l'obiettivo di ogni relazione è legarti sempre di più al divino, cioè a farti riscoprire la fede e la bellezza della vita, grazie alle dinamiche che l'altro ti innesca, e quindi capire che sei tu che stai manifestando quella persona per avvicinarti sempre di più al divino. Quindi l'obiettivo non è la persona in sé, quando tu dai, perché qua mi viene una persona devota all'altro, no? Fallo con consapevolezza, si devota al divino, si devota al divino quando dai a quella persona. La natura si dà costantemente, il darsi della natura, spuntano fiorellini, spuntano germogli, continuamente, la natura è abbondante, continuamente si dà, si dà, si dà e crea bellezza. Lo fa per l'amore del divino, lo fa per l'amore di Madre Terra, lo fa per Dio. Lo fa perché è nella sua natura darsi, e siccome noi siamo natura, noi ci diamo per la nostra natura. Poi interviene la mente, che vede quella persona come l'obiettivo, il controllo su quella persona. Allora mi do perché poi magari anche lui darà a me. No. Sappi che quando tu dai, stai dando al divino e il divino ti ricompensa sempre, perché il dare è l'unica cosa che più dai, più ti arriva. Magari non ti arriverà da quella persona, ti arriverà da altro. Sto facendo tutte le dinamiche possibili perché siamo a migliaia, ragazze mie. Ok, vediamo in che situazione di posizionamento ci troviamo rispetto a questa carta. Regno gregorico, delle ombre, regno della chiara luce. Il regno gregorico è il regno delle paure più profonde, quindi il vittimismo. Regno delle ombre, fase intermedia. Regno della chiara luce, abbiamo perfettamente compreso che questo darsi è un darsi al divino. Ok. Vediamo, rispetto alla domanda, cosa provi per questa persona veramente? Cosa provi veramente per questa persona? Cosa provi veramente per questa persona? A che punto ci troviamo dell'evoluzione karmica?
Cosa provi veramente per questa persona? Cosa provi veramente per questa persona? Ok. Vediamo dove ci troviamo. Una fase intermedia. Ci troviamo nel regno delle ombre. Il regno delle ombre è quando stiamo un po' vagando nell'ombra, no? Quando abbiamo passato il regno egregorico, che è quello più difficile, siamo usciti fuori e stiamo andando verso il regno della chiara luce, cioè la comprensione che darsi è un darsi al divino, chiunque incontriamo. Ecco, siamo in una fase intermedia. È come dire, mi sono da poco tolta la pelle delle vecchie credenze, ho freddo, sono nudo, mi sto cucendo l'abito nuovo, delle nuove credenze basate sull'etica naturale e non sull'etica morale, del giusto e sbagliato, che probabilmente abbiamo vissuto già molte sofferenze che a livello o conscio o inconscio ci hanno fatto prendere determinate consapevolezze. Tale consapevolezza si sta suggellando in te. Vediamo a che punto ci troviamo del regno delle ombre. Allora, vediamo a che punto ci troviamo nel regno delle ombre rispetto alla domanda cosa provi veramente per questa persona. Siamo in una fase di transizione. Andiamo a vedere. Cosa provi veramente per questa persona? La resa, guardate come sono simili. L'universo è abbondante, non temere, non lottare. Non stai lottando più contro i eventi, entità del karma. E ti dico una cosa, sono molto felice di questo, sono molto felice di dirti che è la strada perfetta, è la strada giusta. È come se ti fossi arresa, no? Sia fatta la tua volontà, Dio, sia fatta la tua volontà. Non so ancora dove sto andando, però so che lottare contro degli eventi che sono voluti dal mio karma non mi ha portato a nulla fino a questo momento. Meglio se integro. Molti di voi stanno già applicando tutto quello che vi dico rispetto all'inclusione degli eventi in qualità di dei, di divinità, e state andando verso la strada che vi porta all'unione col sé, all'unione col divino, grazie all'emozione che vi scaturisce questa persona. E sono molto contenta di vedere queste carte, devo dire la verità. Sì, come se ci siamo arrese, no? E stiamo dando a prescindere. È un ottimo percorso evolutivo. Sì. Ok, siete già avanti ragazze e ragazzi, grande consapevolezza. Analizziamoci adesso con i tarocchi quello che senti tu, poi quello che sente l'altra persona. Allora, mettiamoci questi, ci mettiamo i tarocchi della dea. Allora, il consiglio che vi posso dare è continuare a includere, no? Continua a fare quello che stai facendo, va bene? Continua a fare quello che stai facendo perché questa è la strada perfetta, adeguata all'unione col sé. Vediamo ancora qual è l'energia tua attuale nei confronti di questa persona a cui stai pensando. Qual è la tua energia attuale? Qual è la tua energia attuale? L'asso di denari. Tu vuoi concretizzare un'opportunità con questa persona. La tua energia all'asso di denari mi dice che vuoi, proprio a livello di volontà, concretizzare un'opportunità in concreto. Ok. Quali sono i tuoi pensieri rispetto a questa persona? Qual è la verità dei tuoi pensieri? Qua c'è il diavolo. Mi dice che tu vuoi ottenere a tutti i costi questa opportunità, con una sorta di redenzione dell'anima.
perché in questi tarocchi qui abbiamo un diavolo che è diverso dagli altri, no? E dobbiamo vedere anche l'iconografia, l'ho presa apposta. Una donna anziana, quindi saggia, che abbandona il vecchio, quindi le vecchie credenze inerenti a situazioni in cui si lottava contro il karma, quando il karma va incluso invece. E quindi qua tu sai che questa è la strada giusta, vuoi ottenere questa opportunità con questa persona, hai questa ambizione, ok? Vediamo un po' qual è la verità del tuo cuore. Cosa provi veramente per questa persona? C'è un po' di resistenza, un po' di paura da parte tua, perché siamo nel regno intermedio, abbiamo un 9 di bastoni. Ci sono un po' di paure nel cuore, no? Il 9 di bastoni ha a che fare con un po' di resistenza, un po' di limiti, un po' di paura, andarci piano, ad aprire il cuore, però al tempo stesso la tua mente vuole, perché c'è qualcosa che sai che è giusto. Vedi, hai un po' di dubbi, 2 di bastoni, e 2 di denari, scusami. Andiamo qua di più nella profondità. Cosa provi veramente per questa persona? Allegria, felicità, 3 di coppe. Hai un po' paura ad aprirti, però vorresti farlo. Hai un po' di timore ad aprire il cuore, però vorresti farlo. Provi gioia, allegria, felicità. Vuoi concretizzare questa opportunità. C'è il 9 di bastoni perché ti ho detto, siamo in una fase intermedia, no? Non siamo nella chiara luce, stiamo facendoci guidare dal flusso e ti ho detto che è la strada giusta e stai andando bene, ok? Vediamo un po' qual è il tuo blocco reale nei confronti della situazione, della relazione, della connessione o nei confronti di questa persona. Qual è il tuo blocco reale? 10 di bastoni, molta stanchezza. C'è molta stanchezza o la situazione non avanza, c'è molta stanchezza, vedi qua c'è la regina di coppe, un po' di fatica ad aprirti a livello emozionale, fai un po' di fatica ad aprirti a livello emozionale, questo è il tuo blocco. Ma è normale, ti ho detto, che siamo qua. Ricordiamo che sei in una grande fase, una fase con una grande consapevolezza. Vediamo un po' quali sono le tue intenzioni nei confronti di questa persona, le tue vere intenzioni. Qua abbiamo la luna, ci sono delle paure, mi ribadiscono tutto il tempo che ci sono un po' di paure. Un po' di paure interne, diciamo. Vediamo qual è l'energia finale tua nei confronti di questa persona. L'asso di coppe, ragazze, guarda, alla fine tu ti aprirai il tuo cuore, l'amore sgorgerà di nuovo in te. Ti ho detto, siamo in una fase intermedia, stiamo andando verso il regno della chiara luce, che è questo qui. Quindi, cosa provi veramente per questa persona? Io ti dico, sei in un'ottima fase di sviluppo karmico e dharmico, perché qua tu ti sei la resa ai venti del karma, cioè al Dio, agli eventi, enti, entità, divinità, e stai andando incontro alla realizzazione dell'amore, alla coppa dell'amore dentro di te che si riaffiorerà, nonostante in questo momento ci sono un po' di paura ad aprirsi. Non importa, non forzate gli eventi quando siamo nella fase della intermedia. Queste paure della luna, la luna ha a che fare con la parte più profonda di noi stesse, come vi ho spiegato nel video degli arcani maggiori, la luna tanto recriminata è una carta di grande profondità. È il regno di Ade, del Signore degli Inferi, laddove Perseo riesce a prendere gli strumenti per poter uccidere Medusa, da cui vediamo quando uccide Medusa gli taglia la testa, che non è un'uccisione, ma è dalla testa di Medusa nasce poi Pegasus e quindi è una rinascita. La luna è la parte femminile di noi. Noi stiamo andando incontro in quest'epoca alla riscoperta della parte lunare di noi, cioè al femminile, rispetto a una società patricentrica in cui ci troviamo, che è a favore, al servizio della parte solare, dell'iperrazionalismo, razionalità. E quindi abbiamo perso la poesia della vita, stiamo recuperando la parte poetica, la nostra anima parla per poesia, per immagini. E quindi è come se avessi un po', ancora fossi un po', no, lì che stai cercando di prendere contatto con quella parte più profonda di te, non averne più paura e finalmente far sgorgare il tuo cuore pieno d'amore. State andando benissimo, ragazze e ragazzi. Cioè, è un'evoluzione straordinaria questa, finisce con l'asso di coppe, inizia con l'asso di denari, vedi che la tua volontà di conseguire
la concretizzazione con questa persona ti porta a debellare le tue paure e farti il viaggio nella profondità con più leggerezza, 3 di coppe. È un'energia bellissima quella che avete, quindi continuate in questo, accogliete, state andando bene qualsiasi cosa stiate facendo. Mentre nell'altra variante mi sono soffermata su alcune dinamiche perché era importante, non vi spoilerò nulla in caso volete vedere anche l'altra variante, la state vedendo come una variante unica. Mi sono soffermata su dinamiche un po' più importanti dall'altra parte. Qui state andando bene, ok? Vediamo adesso l'altra persona nei tuoi confronti, la persona a cui stai pensando. Vediamo qual è l'energia attuale della persona a cui stai pensando nei tuoi confronti. Energia attuale della persona a cui stai pensando nei tuoi confronti. Cinque di bastoni. O questa persona è risentita di qualcosa, o è in conflitto con te, o ci sono problematiche, o contrasti, o conflitti nel momento attuale. Io vedo che tu vuoi realizzare un'opportunità con questa persona, la persona mette un po' di limiti o ci sono un po' di contrasti fra tutti e due. Va bene. Vediamo un po'. E sono questi contrasti quello che ti sta generando questa ascesa verso il divino, mi spiego? Ok. Sapete, i tarocchi ci servono a vedere qual è la verità e incanalare l'energia affinché tu abbia consapevolezza che è la sola verità per accedere al divino, la consapevolezza e anche alla fede. Vediamo il diavolo. Cioè, no, scusa, il diavolo. Quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti? Questa persona ti vuole parlare, c'è un paggio di denari. Anche per risolvere eventuali disarmonie tra di voi. Paggio di denari sta pensando di parlarti in concreto. Vediamo cosa prova per te questa persona. Cosa ha nel cuore questa persona? Questa persona è innamorata di te. C'è un re di coppe. Questa persona emozionalmente il suo cuore è aperto a te. Forse ci sono delle contrarietà o discussioni, ci sono state al momento attuale per altre persone, possono essere amici, familiari, parenti, oppure divergenza di vedute, oppure può essere tesa questa persona per altro, o il suo intorno, il 5 di bastoni, persone intorno, il suo intorno non glielo fa facile in questo momento. Però questa persona sta pensando di parlarti e il suo cuore è aperto emozionalmente a te. Ok, vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alla relazione o alla connessione. 7 di coppe, può essere una persona che è un po' distratta in questo momento, va bene? Può essere una persona un po' distratta o può essere confusa su come risolvere queste disarmonie, o può essere una persona che ha altri fronti aperti in questo momento, magari di lavoro, e il suo entorno lavorativo non glielo fa facile, però il suo cuore è aperto a te, un po' distratta, un po' confusa il blocco, un po' di confusione in questo. Ok, vediamo un po' quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. 6 di bastoni, di avere successo con te. Dal 5 di bastoni passiamo al 6, che è mettersi alle spalle tali difficoltà che si stanno avendo nel momento attuale in cui stai guardando il video. Avere successo nelle difficoltà, esito, successo, trionfo. Ok. Voglio vedere quali sono le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti. Ragazze, questa persona è innamorata, c'è il 2 di coppe, farà azioni d'amore che ti facciano stare, ti tolgono da ogni dubbio, c'è un 2 di coppe, energia bellissima, le azioni 2 di coppe, che ti devo dire di più? Azioni d'amore farà, di successo amoroso, ok. Vediamo un po' energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Paggio di coppe, comunicazioni d'amore, di corteggiamento, una persona amabile che vuole avere successo con te, risolvere eventuali disarmonie, una persona che veramente ne vale la pena, mi stanno dicendo,
Quindi state andando bene, ragazze mie, quindi qualsiasi cosa state andando bene, ok? Vediamo un po' cosa ha nel cuore questa persona che è tanto aperta emozionalmente a te. Vediamo un po' cosa ha nel cuore questa persona. La verità del suo cuore qual è? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Questa persona non vuole, non può controllare quello che prova per te. Quello che prova per te è un re di coppe, il paggio di coppe, il due di coppe, è amore, tutte queste coppe. Non riesce a controllare le emozioni che tu gli dai, che tu gli scateni. Ok. Cos'altro prova per te questa persona? Follia d'amore, si sente pazzo d'amore per te. L'amore è follia. Si sente pazzo d'amore per te. Quindi se avete dubbi su questa persona, io non credo tu abbia dubbi su questa persona, però siamo in una fase intermedia. Hai già capito che questa persona ti sta connettendo all'amore con Dio, con il tuo Dio. Ok? Adesso vediamo qual è il suggerimento per te. O comunque cosa ci vogliono dire i Sefirion? Principio maschile, azione, nobiltà d'animo, eroismo. Questa è la carta sia che mi parla di questa persona che farà azioni verso di te d'amore, sia che tu sia preparata a ricevere o preparato a ricevere. Devi essere un eroe, ma già lo stai essendo, ok? Con queste carte qui. Continua a fare quello che stai facendo, te lo sto ribadendo dall'inizio quando ho visto queste carte. Continua a fare quello che stai facendo, a includere, a includere. Allora, cos'altro? Umanoide di Mu, osserva il disegno dall'alto, c'è un piano divino per ogni cosa. Ti stanno dicendo continua ad avere coscienza del fatto che ogni cosa che accade nella relazione, ma ogni cosa che accade ha un certo scopo evolutivo. Tale scopo evolutivo per te è quello della resa al karma, cioè arrenditi al karma con una resa attiva, non col vittimismo, perché siamo a migliaia, molti di voi sono già nella resa attiva, altre nel vittimismo, perché abbiamo la luna, quindi di sì, sì lo voglio. Ok? Sì, lo voglio. A cosa? Cos'è che vuoi? Ricordiamo, l'obiettivo della relazione non è la persona, ma è quello che ti provoca all'interno la persona. La persona che arriva ti scatena delle qualità, dei talenti che tu, quando tu ti innamori, come vi ho spiegato nel video, sei innamorata, sei mai impazzito per amore? Nel podcast, noi ci innamoriamo di qualità e talenti dell'altra persona che noi non vediamo in noi stessi ma che abbiamo. Grazie alla relazione noi quei talenti li portiamo fuori a mano, o consapevolmente o inconsapevolmente. Ok. Ancora. Segui le sincronicità, fluisci verso il Dharma, unisci i punti. Che ti ho detto che stavi già in un percorso, nel percorso perfetto. Tant'è che mi esce la carta del Dharma, che è proprio dal karma andiamo verso il Dharma, cioè verso il destino. Stai compiendo il tuo destino con il tuo grande amante, con il tuo sé superiore, grazie a questa persona che ti sta portando quelle qualità, quei doni e quei talenti che tu avevi già stabilito prima di incarnarti. Grazie alle dinamiche emozionali tu li stai acquisendo quei talenti. E ti sta dicendo segui le sincronicità, fluisci, cioè praticamente questa è la chiusura di quello che ti ho detto già con queste carte. Fluisci, segui, stai andando già benissimo e vedrai il quadro completo. Ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, stesa bellissima, bellissima, vi faccio i miei grandissimi complimenti augurandovi di unirvi sempre di più al vostro grande amante che è il vostro sé superiore, l'unione col divino, con Dio. Detto questo io concludo qui, vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!